Ciao a tutti ragazzi e come al solito bentornati sul canale. Oggi sarà difficile contenere i sorrisi come è giusto che sia perché questa è una vittoria importante, speciale per 3-0 contro il Napoli di fronte al nostro pubblico in casa e che ci dà quella sensazione, nonostante chiaramente le assenze del Napoli, e ne parleremo in questo contenuto, di una Juventus che è in crescita. L'abbiamo visto nonostante qualche passo falso che è normale che ci sia in un processo di ricostruzione come quello di Spalletti. Però siamo qua, abbiamo riacciuffato almeno per qualche ora il quarto posto e poi chi lo sa, chiaramente l'Inter sembra inarrivabile, però il secondo e il terzo posto in questo momento devono essere obiettivi della Juventus che deve cercare ogni giorno di migliorare, ma soprattutto di non mollare mai, come è il nostro motto. Comunque ragazzi, prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale, è completamente gratuito, ma soprattutto lasciate un commento, un mi piace, così da aiutare questo contenuto ad arrivare a più juventini possibili. Vittoria speciale oggi, una vittoria importantissima e chiaro, una partita dura 90 minuti, però dobbiamo essere onesti, la Juventus oggi ha meritato di vincere e il primo tempo finisce 1-0 con i bianconeri che sinceramente potevano andare anche negli spogliatoi con un risultato più rotondo, anzi dovevano, perché l'incrocio dei pari di Thuram e poi quel salvataggio sulla linea di Buongiorno su quella bellissima azione, quell'assist di Ildiz per Conceição, potevano mandarci negli spogliatoi con un po' più di tranquillità e un po' più di fiducia. Lo sappiamo, il Napoli, quello visto oggi, è un Napoli altamente rimaneggiato, tantissime assenze che stanno comunque mettendo in difficoltà i campioni d'Italia, però qui mi devo fermare un secondo perché l'anno scorso la Juventus si presenta in Champions League per più di qualche partita, anche in campionato, con 13 uomini di movimento. Questa non è una novità. Gli infortuni ci sono, fortunatamente è una cosa ciclica, cioè cambia, non è sempre la stessa squadra a avere dei problemi muscolari, anche se ad oggi abbiamo visto che i problemi muscolari sono più ripetitivi e si vedono più spesso in più squadre, però diciamo la verità, la storia del Napoli non è che ci può far sentire o far, diciamo, assaporare questa vittoria come se fosse meno speciale. Questa è una vittoria fondamentale e assenze o no, il Napoli comunque mette in campo un 11 di tutto rispetto. Chiaro, la Juventus si trova in una situazione dove l'emergenza è molto minore, abbiamo i lungodegenti come Vlahovic, Milik, ormai lo sappiamo, però è una squadra ragazzi che oggi ha dimostrato ancora una volta di aver fatto un passo in avanti. Andiamo a analizzare un po' le cose prima di fare anche un piccolo commento sul mercato perché come avete visto io non ne ho parlato ma volevo dire un paio di cose. Anzi, forse prima di arrivare al mercato, parliamo della partita appunto, però c'è un qualcosa da dire che è, e lo ripeto, lo voglio ripetere tutti i video fino alla fine di questa finestra invernale. Il vero acquisto è stato Luciano Spalletti e l'ha dimostrato ancora oggi perché ci sono dei cambiamenti che sono fondamentali in questa Juventus. Spalletti ci ha ridato un centrocampo. In questo momento Locatelli e lo stesso Thuram che veniva da un periodo difficile a parte le ultime due partite, sono calciatori completamente diversi. Locatelli è qualcuno che gioca a due tocchi per la maggior parte della partita, non solo si sacrifica come ha sempre fatto per questa squadra, però sta dando molto di più quella qualità che ci mancava in tanti momenti, rischiando anche dei passaggi più complessi, però ci dimostra che con un allenatore di profilo, di spessore come Luciano Spalletti si può anche fare con quelli che si ha. Comunque non voglio spoilerare un po' il mio discorso sul mercato che sarà nel finale. Il primo tempo secondo me è un primo tempo giocato molto bene dalla Juventus, forse i primi 5-10 minuti di confusione dove è normale da entrambe le squadre, dove c'è tanta energia però ci sono tanti palloni sprecati da entrambe le parti, poi c'è una fase centrale secondo me di quei 25 minuti, quindi fino al 35-40 dove la Juventus prende in mano il gioco e crea molto, crea tanto, crea occasioni importanti. C'è chiaramente quella di Kefren Thuram che si crea praticamente sull'azione della sinistra di Ildiz, ma Thuram oggi ha dimostrato di essere dirompente e prorompente in più di qualche situazione e soprattutto ci fa vedere che quando vuole il tiro comunque ce l'ha ed è veramente sfortunato perché, parliamoci con onestà, se quel tiro è un po' più dentro la porta di 2 centimetri invece che essere respinto fuori dal palo, la palla va a finire all'interno della rete. La Juventus meritava già il gol che trova poi con una bellissima azione dove
In realtà David fa un qualcosa che non è così semplice, perché stoppa il pallone con il petto, ma soprattutto copre la palla dall'arrivo del difensore e segna un gol da giocatore d'area di rigore. E secondo me David, nonostante oggi probabilmente il migliore in campo a mio avviso sia Khéphren Thuram, David ha giocato una partita importante, una partita di spessore, una partita di sponda, e a parte il secondo tempo dove ha avuto un paio di errori che ci sta anche magari dovuti alla stanchezza, ha dimostrato di poter avere delle qualità importanti se poi pian pianino arriva anche un po' più di dimestichezza col gol, che ha sempre avuto ma in questo momento è un po' mancata. Comunque David giocatore che sta facendo una crescita in questo momento. Thuram che è salito in cattedra nelle ultime partite e si vede quanto può aiutare in un centrocampo, soprattutto dove abbiamo un Locatelli che non è un calciatore che fa delle incursioni il suo forte, fa più della diciamo dirigenza, dell'organizzazione, quelle che sono in questo momento le sue caratteristiche. Però se Locatelli migliora, ed è migliorato tantissimo grazie a Spalletti in quel fondamentale, cioè i 2 tocchi, abbiamo visto la Juventus essere in grado di passare da un lato all'altro del campo in maniera molto veloce grazie a tocchi ravvicinati, precisi e, se vogliamo chiamarli, anche abbastanza semplici, abbastanza basilari, come dovrebbe essere in alcuni momenti del calcio. In questo momento abbiamo elevato un po' la carenza che avevamo in mediana. Poi ci sono anche delle situazioni dove, ricordiamoci, calciatori come Conceição, che non sono al 100% della condizione perché arrivano anche da un infortunio, oggi si vedono. Conceição, il gol viene salvato da Buongiorno, è anche un mezzo errore di Conceição, perché secondo me in quella situazione di campo deve essere più cattivo, però in generale abbiamo visto un Chico che in più di qualche situazione è tornato a essere un po' impreciso, un po' forse anche a raffazzonare, essere molto sporco in tanti palloni, ha perso anche delle opportunità e delle occasioni secondo me importanti, e si è visto che non è in condizione, quindi è difficile andare a attaccare il giocatore. Ci sono ancora i soliti problemi come quelli di Cambiasso, che secondo me gioca una partita ancora una volta non sufficiente, ma questo è il mio parere. Però a parte quello, la Juventus come gruppo, come capacità anche di organizzazione, come lettura, siamo cresciuti tantissimo nella lettura della partita. Entriamo in campo nel secondo tempo dopo aver chiaramente creato tanto nel primo, e sinceramente penso che ci fosse stato solamente 1 o 2 tiri da parte del Napoli con una pericolosità limitata, a parte quel tiro deviato da Bremer, dove secondo me è bravo anche Di Gregorio a trattenere il pallone, però il primo tempo è stato chiaramente di marca juventina. Nel secondo tempo in realtà mi aspettavo comunque uno Spalletti che negli spogliatoi fosse abbastanza critico, semplicemente perché la Juventus poteva portare a casa e doveva forse portare a casa almeno un secondo gol, perché è stata ancora imprecisa negli ultimi 15-20 metri, quindi secondo me Spalletti si aspettava un pochino di più da parte della squadra in quelle situazioni dove ci sta lavorando tanto. Quindi entriamo nel secondo tempo aspettandoci forse sì una reazione del Napoli, che dovrà aver preso le misure dopo un primo tempo molto difficile, però invece vediamo proprio un Napoli che non solo prende le misure, però inizia a mantenere molto di più il possesso di palla, e noi sappiamo che questa Juventus soffre quando non ha il pallone tra i piedi, preferisce mantenere il controllo perché entra un po' in difficoltà quando il pallone non ce l'ha. Io sì, ho sentito un po' di critiche già per quanto riguarda Bremer in alcune situazioni, eccetera, però io dico una cosa: mi sembra che questa difesa con Kelly e Bremer ci stia dando le soddisfazioni, perché oggi manteniamo un clean sheet, quindi andiamo a casa con un 3-0, veniamo da un Benfica dove vinciamo per 2-0, e comunque stiamo dimostrando che queste 2 qualità, cioè Bremer forse più in marcatura, oggi è stato molto bravo su Højlund perché non gli ha mai dato la possibilità di girarsi e di andare in profondità, in velocità, come Højlund è bravo a fare, e sappiamo che Højlund comunque in queste partite soffre, e soffre soprattutto la marcatura di calciatori che sono un po' vecchi a scuola e che lo tengono proprio, e si tengono incollati alla marcatura. Poi abbiamo Kelly che è in fase di costruzione, in alcune situazioni l'abbiamo visto anche oggi con quella poi bellissima galoppata anche nel secondo tempo, è un calciatore che è cresciuto tantissimo ma anche in fase di marcatura, e sinceramente mi dà molta più sicurezza rispetto a un anno fa. Kelly è uno di quei giocatori che è cresciuto tantissimo, però come organico oggi la squadra ha fatto molto ma molto bene, perché anche nel secondo tempo, quando il Napoli, pur non creando situazioni, perché adesso bisogna anche essere onesti, nel secondo tempo il Napoli forse un paio di occasioni l'ha avuta, forse quella di Lukaku dove cicca un po' il pallone, ormai sul 2 mi sembra 3-0, però a parte quello la Juventus ha amministrato molto bene anche una fase un po' più complessa nel secondo tempo, dove bisogna aspettarsi anche il ritorno del Napoli,
però li ha contenuti, non ha lasciato, a parte un paio di situazioni dove forse si è abbassata troppo e ha concesso un po' di più dal punto di vista del possesso del Napoli, a parte quello la Juventus oggi ha giocato una partita secondo me intelligente, molto organizzata e diciamo la verità, se fosse stata forse un po' più precisa nel primo tempo in fase di rifinitura, sarebbe finita invece che 3-0, 5-0, però stiamo andando ad analizzare proprio il pelo nell'uovo. Oggi credo che ci sia stata la dimostrazione, ancora una volta, come Spalletti sia stato in grado di rivoltare questa Juventus come un calzino. Questa è una squadra completamente diversa, dove in realtà anche i calciatori che vengono poco utilizzati come Kostic, schierato poi a destra nel secondo tempo, che non è chiaramente la fascia dove ci si aspetta, però si capisce come mai Spalletti l'abbia schierato in quella posizione di campo, perché Kostic è uno che ha un tiro importante. Se tu schieri Kostic a sinistra, cosa succede? Kostic praticamente col piede destro cammina solo e non calcia mai, calcia solo col sinistro. Se lo metti a sinistra, forzi Kostic a fare quel gioco che fa sempre, che è andare sul fondo e crossare, ma noi sappiamo bene che di testa, ed era per quello che eravamo lì ad aspettare l'arrivo di En-Nesyri, che ne parliamo alla fine del video, di testa l'abbiamo visto, 27 cross la settimana scorsa quando abbiamo perso comunque per 1-0, l'ultima di campionato, e alla fine non abbiamo beccata neanche una. Invece Kostic, schierato a destra, sì, forse perde un po' in fase di costruzione, però ragazzi lui il tiro ce l'ha, questo fa 3 gol in un campionato dove ha giocato 500 minuti, 3 gol importanti, e oggi onestamente mette il punto esclamativo su una partita, la va a chiudere, perché comunque sul 2-0 anche a 10 minuti alla fine non si è mai tranquilli. Il 3-0 chiude definitivamente la partita e dimostra come la scelta di Spalletti di inserirlo a destra, che magari all'inizio poteva sembrare un po' fantasiosa, in realtà è perché capisce che Kostic ha un tiro importante e può rientrare sul piede preferito e andare a mettere in difficoltà Meret, come poi ha fatto. C'è stato anche quel momento un attimo di confusione, perché quando sull'1-0 Spalletti toglie la punta, inserisce Miretti, non si capisce un po' cosa succeda, e poi finalmente anche gli altri commettono un errore madornale su quella disattenzione difensiva del Napoli, dove ne approfitta Miretti, e poi insomma il Diz segna un gol che sembra facile, ma facile sicuramente non è, e di fatto va un po' a chiudere o a indirizzare ancora di più la partita, che comunque sull'1-0 sappiamo bene non è mai una partita in cui ci si può rilassare. Comunque, andando a chiudere quello che è il commento di oggi, ragazzi, questa è una vittoria non da sottovalutare. Io sinceramente, ripeto, non voglio sentire frasi sul fatto che il Napoli era decimato, scusa a destra, a sinistra, un rigore non dato al Napoli, quelle secondo me sono sciocchezze. Oggi c'è stata una squadra che ha meritato, ed è stata la Juventus, e quando il Napoli l'ha fatto contro di noi l'abbiamo sempre detto. Quindi oggi abbiamo dimostrato una prova di grande maturità, e qui voglio arrivare a concludere, a mettere la chiosa di questo video, che è semplicemente sul mercato. Un mercato di cui mi sono rifiutato di parlare, perché a mio parere il mercato ormai è diventato una barzelletta, e Nesini sembrava fatto ormai da 3 giorni, tutti lo dicevano, tutti ne parlavano, però siamo qua che Nesiri viene smentito prima della partita da Chiellini, che dice Nesiri noi ci siamo, la Juventus ha chiuso le porte, perché Nesiri chiaramente ci ha lasciato lì ad aspettare per decidere quello che sia il suo futuro. E io qua voglio dire due cose. Allora, prima di tutto, l'acquisto, lo ripeto, l'abbiamo già fatto, si chiama Luciano Spalletti, e Spalletti ha dimostrato che con questa squadra, con la rosa attuale, può portarci in Champions League, che deve essere l'obiettivo di quest'anno. Meglio se al secondo o terzo posto, ma lui ha le capacità, le qualità, e ha in mano una squadra che, se crede nell'allenatore come sta facendo, può giocare partite come quelle di oggi, o partite come ci ha dimostrato di saper fare nelle ultime 12 gare che abbiamo visto. Forse diciamo le ultime 6 sono quelle dove si è vista ancora di più la mano di Spalletti. Però per quanto riguarda En-Nesyri, il calciatore ha diritto di fare ciò che vuole della sua vita, di venire alla Juventus, di non andarci, di andare a Siviglia, di fare ciò che vuole. Il problema non è En-Nesyri o cosa fa En-Nesyri, il problema è la Juventus. Il problema è che la Juventus, quando capisce che quando va a Istanbul e capisce che comunque quando va in Turchia e parla col Fenerbahce e capisce che il calciatore non è convinto al 100%, siamo a gennaio, non stiamo parlando di calciatori che possono cambiare le sorti della tua stagione, dove magari hanno così tante offerte che tu, Juventus, potrebbe essere un Cristiano Ronaldo del passato, vuole rimanere comunque in corsa perché capisci che questo è un calciatore totale, come ha dimostrato Cristiano alla Juventus. No, a quel punto lì, se il calciatore non è convinto, va benissimo, la Juventus
stringe la mano, ringrazia, torna a casa e dice: "Ragazzi, abbiamo un altro profilo". Non si può perdere del tempo, questa è l'unica cosa che io dico alla Juventus. Non ho nulla contro il giocatore marocchino che secondo me ha tutto il diritto di fare le sue scelte in base a quella che è probabilmente l'ultima opportunità di un calciatore a 29 anni che quest'anno ne compierà 30, quindi ha onestamente secondo me la libertà di scegliere di andare dove vuole. Il problema è come la Juventus gestisce questa situazione. Se tu decidi che quello è il profilo che vuoi dopo che non sei riuscito ad arrivare a maturità, se vai a parlare col giocatore, il giocatore non è convinto, torni a casa, stringi le mano e ti sposti su un altro profilo. Non lasci che comunque i calciatori ti facciano fare queste figure barbine, ma soprattutto lasci questa situazione di indecisione che secondo me la Juventus non si merita, non per il blasone, ma semplicemente perché il calciomercato è questo: o vuoi venire e sei convinto al 100% o stringo la mano e vado da un'altra parte. Comunque, vediamo cosa succederà nel calciomercato. Adesso aspettiamo questo risultato che ci interessa parecchio, perché sinceramente un pareggio tra Milan e Roma sarebbe forse il risultato migliore per noi, perché le manterrebbe entrambe, insomma darebbe l'opportunità alla Roma forse di andarci un punto davanti, però abbiamo ancora la possibilità di recuperarlo, ma manterrebbe il Milan a una distanza ancora possibile, in vista di un campionato che secondo me ha in questo momento una squadra che è fuori dalla portata di tutte, che è l'Inter. Bisognerà anche aspettare e vedere cosa succederà in Coppa dei Campioni, chi andrà avanti e come, gli spareggi eccetera, per poi insomma dare il campionato come finito, e mi sembra impossibile a gennaio poter pensare a qualcosa del genere. Però è chiaro che 10 punti di vantaggio per noi, su di noi, sono qualcosa che vedo molto difficile recuperare, anche se non è impossibile. Però Juventus ad oggi, ripeto, e qua chiudo il video, ha l'obbligo di puntare non solo ad arrivare tra le prime 4, ma di lottare per arrivare e superare la squadra che gli è di fronte. Ragazzi, questa è stata una prestazione importantissima, mi raccomando, non vi fate dire che il Napoli era in difficoltà, perché non conta nulla. La Juventus ha dimostrato di essere in questo momento una squadra che può essere temuta anche in Champions League, perché ricordatevi, nelle partite secche può capitare di tutto, quindi non dateci già per sconfitti o usciti. Comunque forza Juventus, ragazzi, oggi mi raccomando, celebrate, divertitevi, una vittoria fondamentale in casa, e come sempre ci sentiamo in questi giorni, e forza Juventus. Un bacio. Ciao.